Ciao e ben trovato, mi chiamo Flavian e benvenuto in questo spazio dove parliamo di astrologia come strumento di guida nella nostra vita. In questo video vi parlerò degli eventi astrologici del mese di maggio 2023 per l'ascendente Ariete, ma come dico sempre, se volete avere un'idea più olistica di quello che le stelle vi riservano, vi consiglio di ascoltare il segno zodiacale del vostro ascendente, quello del Sole e della Luna. Ma come dico, sempre l'ascendente resta sempre quello più importante, ok? Per l'Ariete, ascendente, Sole o Luna in Ariete, il mese di maggio è un mese ricco di eventi, ok? Mercurio che torna diretto, avremo un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione, Giove che dopo 12 anni entra nel segno del Toro e Marte invece entra nel segno del Leone. Il Sole anche lui entra nel segno dei Gemelli e Venere nel segno del Cancro. Ma vediamo un po' più nel dettaglio. Il mese inizia con Mercurio ancora retrogrado nella vostra seconda casa delle finanze fino al 15 maggio. Okay? Mercurio ha iniziato il suo transito retrogrado già dal 21-22 aprile, dipende da dove siete, e che spinge in questo periodo molti ariete a rivedere e a riorganizzare le proprie finanze, a fare un bilancio della vostra situazione economica, a rivedere i prezzi, dove e come vengono spesi i vostri soldi, perché ci possono essere, ci può essere qualche sorpresa di troppo, oppure ci sono dei ritardi per quanto riguarda dei soldi, alcuni soldi che dovete ricevere, ma allo stesso tempo um, c'è il bisogno di rivedere quello che mangi, una dieta, creare una dieta specifica uh, per voi più sana. Il toro governa anche la parte inferiore del viso e della gola, ok? E qualche ariete potrebbe tornare a vedere un dentista magari in questo periodo per delle modifiche, una migliore organizzazione o qualche fastidio alla gola o alla voce. Ci sono anche delle importanti conversazioni con la famiglia o delle negoziazioni per quanto riguarda dei soldi, magari avete prestato dei soldi, ma a partire dal 15 maggio Mercurio torna diretto e molte delle tematiche e situazioni di cui vi ho parlato cominciano a risolversi piano piano, specialmente se ci sono stati dei ritardi o dei blocchi, le cose iniziano a tornare alla normalità e ad andare nella direzione giusta. E anche le vostre idee saranno più chiare per quanto riguarda soldi, in generale. Dico piano piano perché Mercurio sarà ancora invisibile, nell'ombra ancora per circa 2 settimane e che richiederà un po' di pazienza in più, ma vi dico, le cose si risolveranno e vedrete gli effetti dei cambiamenti che Mercurio vi spinge a fare. È importante perché questa volta una delle missioni di Mercurio è anche di preparare il terreno per quando Giove entrerà nella vostra seconda casa, per cui è bene rimettere le cose a posto per poter seminare delle nuove opportunità e approfittare di quello che Giove può portarvi già dalla seconda metà del mese. Il 5 maggio abbiamo un'eclissi lunare nel segno dello Scorpione, nella vostra ottava casa, e questo significa che un evento
nella vostra vita può raggiungere un picco o la fine di un ciclo o di una situazione o di un capitolo che volge al termine riguardante le risorse che condividete, i soldi degli altri, gli investimenti o delle attività imprenditoriali che condividete. Magari si tratta di una proprietà o di un immobile che possedete insieme ad un'altra persona, magari con il proprio marito o la propria moglie, e specialmente se ti prendi cura economicamente di una persona, questo potrebbe cambiare per te o per l'altra persona, dipende da che parte stai. L'ottava casa è anche la casa delle paure, delle ossessioni, delle crisi che ti scuotono la vita, per cui queste eclissi, specialmente se avete dei pianeti intorno ai 15 gradi dei segni fissi, quindi Scorpione, Acquario, Toro e Leone, può spingere gli Ariete a rilasciare qualche paura o trauma, a scavare dentro per liberarsi da qualcosa che li controlla, qualcosa che in realtà vi schiavizza in un certo senso, specialmente inconsciamente. E con Urano opposto a queste eclissi può avvenire di colpo, come un fulmine, attraverso magari un messaggio che ricevete all'improvviso che vi permette di capire il perché, o magari c'è qualche segreto o delle attività segrete riguardanti delle tasse, dei soldi o qualcosa che tenete nascosto e che con queste eclissi vi finalmente avrete il coraggio di parlarne, di liberarvi. Magari si tratta anche di una dipendenza, magari dell'alcol o il fumo che vi spinge a risolvere una volta per tutte. Ok? Un'eclissi lunare significa luna piena, per cui tutto quello che non va nella vostra vita, o almeno una parte, si illumina e la luna piena raggiunge il culmine, per cui la situazione che non va più bene nella vostra vita non può più andare avanti. Illumina ciò che ti controlla e che ti blocca e ti invita a tagliare la corda, a eliminare tutto ciò che è tossico nella tua vita, perché questa eclissi è in congiunzione con il nodo sud della luna, e che è sinonimo di abbandono, di lasciar perdere qualcosa, magari dei soldi, perché no? Qualcosa che ti offre sicurezza e che in realtà non ti fa andare avanti, non fa che tenerti bloccato o bloccata dall'avere qualcosa di più grande, dal ricevere qualcosa di più importante. E con Urano nel mezzo potete avere questa realizzazione improvvisa dove dite basta, o qualcun altro dall'esterno, magari il partner, se siete in coppia, ok? Poi in base alla posizione dei pianeti natali di ognuno, questo può prendere delle colorazioni diverse, ma questa è un'opportunità, un'ottima opportunità per, se posso dire, guarire e alleviare il corpo e la mente dallo stress, ok? Da paure, o traumi che magari vi tenete dentro, intrappolati nel vostro corpo, anche emozionalmente, per cui è importante anche, in questo caso, chiedere aiuto a qualcuno altrove, magari consultando uno psicologo oppure un astrologo, perché no? Qualche donna Ariete potrebbe anche rimanere incinta a sorpresa con queste eclissi, oppure
il proprio partner diventa un po' troppo geloso o gelosa, o la relazione diventa un po' più ossessiva, se vogliamo, perché si verifica sull'asse Toro-Scorpione, che sono due segni fissi che possono essere molto ossessivi, ma ecco, sapete che gli effetti si possono sentire anche un mese prima dell'eclissi, quindi dall'inizio di aprile, e che può durare fino a 18 mesi per completare veramente il ciclo, ma il picco è intorno al 5 di maggio, ecco. Il 16 maggio invece abbiamo un grande evento di questo mese, dove Giove lascia finalmente il vostro segno ed entra dopo ben 12 anni nel segno del Toro, nella vostra seconda casa, e che vi resterà per un anno intero. E questo è un ottimo aspetto, perché vi permetterà di consolidare tutto ciò che avete seminato nel periodo quando Giove era nel vostro segno, iniziando quindi un ciclo nuovo di 12 anni nella vostra vita. È molto bello, sicuramente molti arieti avranno avuto delle nuove opportunità nella loro vita, quindi magari molti inizieranno a cercare le risorse e i fondi necessari, se avete un'idea imprenditoriale, per esempio, oppure per molti inizia un periodo per imparare qualcosa di nuovo, ok? Sulle vostre finanze, perché Giove è a conoscenza, e quindi magari imparare qualcosa sulla gestione dei soldi per avere una stabilità finanziaria uh, più grande, imparare qualcosa sui valori dei vostri beni, anche materiali, ma la cosa importante è che Giove per i prossimi 12 mesi offre delle nuove opportunità per guadagnare più soldi, magari rafforzare le vostre capacità attraverso un corso che vi permette quindi di guadagnare più soldi, avere uno stipendio più alto, magari legato al turismo, all'hotelleria o importo-esporto di beni, ok? Perché Giove entra nel segno del Toro, le relazioni internazionali, oppure guadagnare più soldi attraverso delle pratiche spirituali, ok? Perché Giove governa comunque anche la vostra 12ª casa, oppure semplicemente attraverso mestieri in cucina come cuoco o cuoca, o tutti quei mestieri legati all'agricoltura, qualcosa di materiale tangibile, ok? Giove è il pianeta dell'abbondanza e che espande tutto ciò che tocca, quindi in un certo senso benedice quest'area della vostra vita, per cui se da un lato offre nuove opportunità di guadagno, dall'altro lato espande anche i nostri desideri e quindi aumenta la voglia di spendere di più. Magari qualcuno inizierà a collezionare dei beni o imparare qualcosa su tutto quello che riguarda i cinque sensi, ok? Il toro governa tutto quello che ha a che fare con i cinque sensi. Imparare una nuova dieta o come cucinare certi cibi, corsi di giardinaggio, perché no, e come coltivare dei prodotti bio, naturali, ma molti ariete avranno anche dei gusti più avventurieri per quanto riguarda i vestiti, il proprio stile,
il make-up, oppure interessarsi all'arte, ok? Qualcuno avrà voglia e l'opportunità di rinnovare il proprio armadio, per esempio. Ma come ho detto, bisogna fare un po'... Se da un lato Giove offre molto, delle nuove opportunità, dall'altro lato può creare qualche spesa eccessiva, perché Giove, nonostante possa espandere le entrate, aumentare le entrate, il lato negativo è che può espandere anche le spese, delle spese anche compulsive senza rendersi conto, ok? Stesso discorso per quanto riguarda il cibo, perché in questa casa siamo portati a prendere qualche chilo di troppo nei prossimi mesi, specialmente durante questo transito. Ok? Il 19 maggio invece avremo una luna nuova in Toro, sempre nella vostra seconda casa, che rafforza, diciamo, la promessa di Giove, le promesse di Giove, e che permette di iniziare un nuovo capitolo per tutto ciò che riguarda i beni, le finanze, e tutte quelle risorse tangibili nella vostra vita, ok? Il giorno successivo invece, il 20 maggio, Marte, il vostro governatore, lascia il segno del Cancro, dove ha creato qualche, diciamo, emozione di troppo, magari in famiglia, ed entra nel segno del Leone, nella vostra quinta casa, e vi resterà fino al 10 di luglio, ok? Quindi per ben 7 settimane. Per cui l'Ariete è come se da un lato riprende energia e vita, diventa molto più spontaneo, ok? Il vostro focus e la vostra determinazione è rivolta verso a delle attività creative. L'Ariete comincia o vuole divertirsi, magari svolgendo delle attività dove c'è più azione, magari uno sport, uh, e perché no, anche avere delle nuove avventure amorose, per cui nuovi incontri sono possibili nelle prossime settimane, o comunque c'è molto focus sulle relazioni. Oppure qualche ariete vorrà in questo periodo avviare una nuova attività commerciale o un'attività in proprio, ok? In questo caso, o creare nuovi prodotti, nuovi servizi. Per chi invece ha già dei bambini, Marte può creare qualche discussione di troppo o delle piccole difficoltà con i propri figli, che magari diventano un po' più ribelli o semplicemente sono troppo energici per voi. Ecco, per fare un riassunto di questo mese, prima c'è bisogno di abbandonare qualcosa per lasciare spazio a qualcosa di nuovo nella nostra vita, più grande, a lasciare spazio a delle nuove opportunità, specialmente portate da Giove, dove la vostra autostima può crescere, e se l'autostima cresce anche i soldi aumentano, lo stipendio aumenta, perché c'è una sottile correlazione tra i soldi e l'autostima, ok? È un'ottima domanda da porsi nei prossimi mesi: è: quali limiti, pensieri o convinzioni mi bloccano dall'attirare più soldi o attirare più abbondanza nella mia vita? Perché magari eh, provengono, queste credenze provengono dalla tua famiglia o dalla tua infanzia, e qui Giove vi aiuta a comprendere, a realizzare i motivi di tutto ciò, per cui è molto importante, ok? Ecco, questo è tutto per il mese di maggio, per gli amici dell'Ariete. Spero ti sia piaciuto il video
e che soprattutto ti sia stato utile. Iscriviti al canale, metti un bel like e attiva la campanella per restare sempre aggiornato, perché ogni mese pubblico nuovi video dove analizzo le nuove energie del periodo o del mese, e soprattutto scrivi qua sotto se hai delle domande in particolare oppure dei feedback. Ne sarò molto contento di leggerli, anche perché mi aiuta a migliorare i contenuti per voi. Ok? Grazie, ciao e alla prossima!